Amici di Battista 70 Phone, oggi vi presentiamo Oppo Find N6, un pieghevole a nostro modo di vedere veramente ben riuscito, non ha praticamente punti deboli e lo vedrete durante la recensione. L'unico punto debole è che non è venduto ufficialmente in Italia, quindi bisogna ricorrere a store online affidabili e il prezzo si aggira sulle 1600-1700 euro. Secondo me è un prezzo che ci sta tutto e il pieghevole è veramente molto bello, si può usare benissimo anche da chiuso, veramente molto sottile, ha un'ottima ergonomia. In più nella confezione hanno messo anche una bella cover in Kevlar che assolutamente non guasta. Inoltre abbiamo la classica manualistica, la spilletta per l'estrazione del carrellino SIM, il cavo e una pellicola già preapplicata. Per cui diciamo una dotazione ottimale, vabbè, come sempre non c'è l'alimentatore, ma questa ormai è una cosa a cui ci siamo abituati. A livello costruttivo la prima cosa che colpisce è la sottigliezza e la possibilità di utilizzarlo veramente anche da chiuso. Parliamo di un foldable che pesa 225 grammi con uno spessore di 8,93 mm da chiuso e 4,21 da aperto, quindi molto sottile per la categoria. La costruzione è di alto livello, con telaio in lega di alluminio, ottimo assemblaggio e una sensazione premium che si percepisce subito. Molto convincente anche la cerniera, fluida nell'apertura, ben frenata in chiusura e mai artificiale nel movimento. Il punto chiave resta però la Zero Fill Crease, la piega non sparisce, ma è davvero ridotta al minimo, sia alla vista che al tatto. Ci è piaciuto anche il lavoro sull'isola della fotocamera, ben integrata e meno invasiva di quanto ci si aspetti su un foldable così sottile. In più ci sono le certificazioni P56, P58 e P59, altro dettaglio che rafforza la sensazione di un prodotto molto evoluto. Per quanto riguarda il display, qui Oppo ha fatto un lavoro davvero eccezionale sia sul pannello interno che sul pannello esterno. All'esterno troviamo un pannello da 6,62 pollici, mentre all'interno c'è un grande schermo da 8,12. Entrambi sono AMOLED LTPO con refresh rate da 1 a 120 Hz. Il bello però non è solo la scheda tecnica, il display esterno ha proporzioni giuste, bordi sottili e un'impostazione molto più naturale rispetto a tanti altri foldable. Da chiuso, Find N6 si usa benissimo come smartphone principale, da aperto invece offre tutto lo spazio che serve per video, lettura, multitasking e produttività. La piega anche qui resta il tema centrale, si nota poco e si sente appena, quindi smette presto di essere il primo argomento quando usi il telefono. Molto bene anche la qualità generale dei pannelli, ottima calibrazione, grande fluidità e una resa davvero da top di gamma. Solo un piccolo appunto, trattengono abbastanza facilmente le impronte. Il processore è l'ottimo Snapdragon 8 Elite Gen 5 con ben 16 GB di RAM, LPDDR5X e 512 di memoria interna UFS 4.1. E nell'uso reale si sente tutto, il telefono è sempre velocissimo, fluido, stabile e molto piacevole nel passaggio tra display esterno e interno. Anche con multitasking, foto, video e app pesanti non dà mai l'idea di essere in difficoltà. Scalda un po' sotto stress, cosa normale su un foldable così sottile, ma senza arrivare a comportamenti fastidiosi. Molto bene anche ricezione e connettività, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, USB-C, con uscita video, dual SIM ed eSIM. Buona la parte audio, e qui non era scontata, gli speaker stereo hanno volume alto, una resa pulita e una qualità più che adeguata per video, giochi e contenuti multimediali. Promossa anche la qualità in chiamata, sempre chiara e affidabile, così come il lettore di impronte laterali rapido e comodissimo. Per quanto riguarda l'autonomia, è uno dei punti più forti del prodotto. Abbiamo dentro una scocca così sottile pensato una batteria da ben 6000 mAh, quindi questo non è il classico foldable da usare guardando la percentuale ogni 2 ore. Nel nostro test classico dalle 7 alle 21 siamo arrivati a sera con ancora un 30-35% residuo usando sia il display esterno che quello interno. Un utilizzo intenso si compra tranquillamente una giornata piena, mentre con un uso più leggero si può andare anche oltre. Molto bene anche la ricarica, 80 watt cablata e 50 watt wireless, quindi tempi rapidi e tanta comodità. Su un pieghevole di questo tipo è un risultato davvero pesante nel giudizio finale. Oppo Find N6 esce con Android 16 e la ColorOS 16, un'interfaccia ormai collaudata e che ci ha dato veramente molte soddisfazioni. L'interfaccia è curata, veloce, piena di animazioni ben fatte e soprattutto adatta al formato foldable. La parte migliore è la gestione del multitasking, split screen, finestre fluttuanti e passaggio da un'app all'altra funzionano molto bene. Cosa importante, tornano davvero utili. Molto riuscita anche la continuità tra schermo interno ed esterno che rende il telefono più naturale nell'uso quotidiano. C'è anche tutta la suite Oppo AI con strumenti per scrittura, riassunti, traduzione e gestione dei contenuti. Non tutto ha lo stesso peso pratico, ma l'ecosistema è ormai abbastanza maturo. È complesso, un software ricco, bello da vedere e soprattutto ben ottimizzato per un prodotto di questo tipo.
La fotocamera ci ha davvero stupito perché generalmente sui foldable non è una parte importante e invece anche qui Oppo ha voluto curare molto bene questo settore. Il comparto è composto da una fotocamera principale da 200 megapixel, una ultrawide da 50 e una tele 3x da 50 megapixel, oltre a due frontali da 20 megapixel. Ma la cosa più importante è un'altra: Oppo Find N6 non sembra avere una fotocamera buona per essere un foldable, sembra proprio avere una fotocamera da fascia alta vera. La principale lavora molto bene, con tanto dettaglio, buona gestione della luce e una resa molto piacevole. Molto valida anche la tele 3x, finalmente utile sul serio, mentre l'ultrawide è più convincente della media e mantiene buona coerenza cromatica. In notturna il livello resta alto, senza inseguire effetti troppo artificiali. Bene anche i video fino a 4K a 120 fps sul sensore principale e una qualità generale che rende il telefono credibile anche in questo campo. In conclusione, l'unico aspetto negativo è il fatto che non è venduto ufficialmente in Italia. Come vi ho detto, di importazione lo trovate sulle 1600-1700 euro. E ribadisco, ne vale la pena perché comunque è un pieghevole che ha tutto, può essere usato tranquillamente da chiuso, non ha nessun tipo di punto debole, come vi dicevo anche la fotocamera è veramente di alto livello, per cui noi lo consigliamo vivamente, l'abbiamo usato un paio di settimane e ci siamo trovati davvero molto bene e ci ha soddisfatto nel complesso. Con questo concluso, un saluto da Loris per Battista70 Phone.